Che ne dite? Facciamo una bella chiacchierata sui filati estivi questa volta? Che ne pensate? Vi va di ascoltarmi? Allora mettetevi comodi che partiamo. Sì, sì. Ciao a tutti, benvenuti per chi ancora non mi conosce e bentornati per chi invece mi segue già da qualche tempo. Allora, qui vorrei fare una chiacchierata, è un po' ampia, come chiacchierata. Sedetevi tranquillamente e parliamo di filati. Questa volta filati estivi, perché ovviamente siamo, diciamo ad aprile oramai, siamo a fine marzo, quindi aprile, io sono già avanti con dei lavori estivi e quindi mi avete chiesto una recensione, di filati estivi. Io vorrei invece farvi una chiacchierata di filati estivi, mettendo a disposizione i filati che ho acquistato recentemente e quelli che avevo, da confrontare anche gli uni con gli altri, in modo tale da, mettervi nelle condizioni da poter scegliere il filato giusto per voi e per la creazione che state progettando di fare, spero, tra le mie creature. Questa è una parentesi aperta e chiusa. Allora, il primo filato che vorrei mostrarvi è questo. È un filato che assomiglia tantissimo al mitico Summer, quindi è un cotone mercerizzato e viscosa. La composizione è la seguente: Summer viscosa si chiama, abbiamo, aspettate che qui non si legge bene, il 28% di viscosa e il 72% di cotone mercerizzato. Qui purtroppo è tagliuzzato, quindi non si vede bene la composizione. Ogni gomitolo, perché di gomitoli, cliccando su uno, quindi un lotto, su ogni gomitolo contiene 50 grammi di filato. Sto leggendo, non mi sto se mi sentite un po' più lontane perché sto leggendo. Allora, 50 grammi di filato per gomitolo. Di gomitoli ne troviamo 6, quindi abbiamo 300 grammi di filato. Ogni gomitolo da 50 grammi contiene 210 metri di filato. Quindi se acquistate un lotto, quindi 6 di questi gomitoli, andate, cioè avrete 1260 metri di filato e non è poco, non è poco. Questo lotto, io vi dico anche i prezzi, sapete che a me piace, piace dirvi tutto. Oggi, che è il 29 marzo, perché lo sapete che i prezzi possono cambiare, oggi costa 9,33 € cotone mercerizzato. Parliamo non di un gomitolo soltanto, ma bensì di 6 gomitoli, quindi un totale di 300 metri. Vi dico anche quanto costa compreso la spedizione. Allora, compreso le spese di spedizione, vi ho fatto anche questa divisione, così lo vedete bene. Se voi prendete un lotto di questi filati, un lotto, compreso le spedizioni, vi costa 17,78 oggi, che ripeto è il 29 marzo. Domani non lo so, lo ribadisco sempre, però è giusto ribadirlo. E se io divido questa spesa totale per i miei 6 gomitoli, mi viene fuori circa 2,90 € il gomitolo, compreso la spesa di spedizione express, che è quella più veloce, nel giro di 2 o 3 giorni arriva. Se invece scegliete la spedizione expedited, è quella più lunga, che arriverà nel giro di 20 giorni, a volte arriva prima, comunque voi mettete in budget 20-25 giorni. Ma come io consiglio sempre, perché io vado in base a quello che capita a me, come consiglio sempre, se avete pochi lotti, quindi 3-4 lotti, scegliete Express. Se avete più lotti, per stare tranquille, scegliete Expedited, quindi ci mettete più tempo a riceverli, però
sicuramente non avrete nessun tipo di intoppo. Come noterete, e come detto, assomiglia piuttosto tanto al mio amato Summer, che è solo più spesso. Non so se si nota dal video, ma c'è questo cotone mercerizzato e poi questo filo di viscosa che non è separato, vedete? È praticamente attorcigliato, quindi è tutto mercerizzato se vogliamo, ma c'è quel filo di viscosa che lo rende più lucido. E non so se purtroppo dal video si nota o meno. Io ce la metto tutta a farvelo vedere, quasi a farvelo toccare, però non so se francamente rende quanto io lo vedo. E ho provato con il 3, è troppo largo, è troppo esageratamente largo per il mio modo di lavorare. Ho provato poi col 2,5 e francamente, da come lo vedo fitto, per la mia tensione, la mano che ho, andrebbe bene dal 2 al 2,5, ma già 2,5 io direi che va bene. Ora vi mostro il raffronto con il Summer, così vediamo la differenza. Allora, questo è il Summer, questo è bianco candido, questo è più color crema, ma a prescindere dal colore volevo farvi vedere questo. Allora, qui lo vedete molto meglio. Ecco, vedete? Qui si vede meglio perché il filo è più spesso e quindi vedete proprio questa viscosa che c'è intorno al mio filo. Questa viscosa che c'è intorno che dà quella luminosità, ma attenzione alla differenza di spessore. Guardate, aspettate che ne prendiamo solo 2. Allora, questo è Summer viscose, questo è il Summer. Componenti, componenti. Contiene 70% di cotone mercerizzato e il 30% di viscosa. Ok. Come vedete, dipenderà moltissimo da ciò che voi dovete realizzare e il risultato finale che volete ottenere. Quindi, se avete bisogno di un filato da utilizzare un 3,5, io direi 3,5, allora il Summer. Vi lascio sempre il link proprio sotto questo video dove c'è la freccina. Se invece avete bisogno di qualcosa di più sottile per far sì che il lavoro sia ancora più raffinato, se possibile, quindi se avete più pazienza e volete realizzare un qualcosa con un filato più sottile, sicuramente il viscosa Summer. Quindi abbiamo tutte e due i Summer, il Summer viscosa che è il più sottile e il Summer. Componenti, è sempre il cotone è sempre mercerizzato, solo che uno è un po' più spesso, quindi questo ha il 70 e 30 di viscosa, 70 cotone mercerizzato e 30. Questo invece il 72%, se non ricordo male, di cotone mercerizzato e il 28, di conseguenza il 28 di viscose, più o meno è quello. Quindi cambia di niente i componenti di questo filato, ma cambia lo spessore. Ok, questo è il Summer. Io con il Summer ho creato molte cose e le trovate proprio nei progetti di qualche anno fa, anche dell'anno scorso. Trovate, voi guardate nel mio canale che trovate proprio le creazioni con la quale ho creato, con la quale ho usato il Summer. Vi dico anche il prezzo. Allora, il prezzo è lo stesso, 9,33 € sia di questo che di questo, solo che qui abbiamo 300 grammi cliccando su un lotto, ok? Quindi abbiamo 2, 4, 6 gomitoli da 50 grammi e sono totale di 300 grammi. Qua invece abbiamo 4 gomitoli in un lotto. Ciò vuol dire che se cliccate uno ve ne arrivano 4. Tra l'altro questi vi arrivano così.
in questo sacchettino con la cerniera, ok? Allora ve ne arrivano quindi 4 da 100 grammi, quindi qui abbiamo 400 grammi di filato. Ogni gomitolo da 100 grammi contiene 350 metri di filato per un totale di 1400 metri in un lotto. Ora però vi voglio far vedere tutti gli altri filati perché ho da mostrarvi dei filati di con varie composizioni e varie spessori, in modo tale, come dicevo prima, magari vi posso essere d'aiuto in qualche modo, quindi dagli acrilici, ho qui anche del lino mercerizzato, naturale, cotone naturale, insomma, se avete pazienza vi mostrerò tutto e vi dirò i prezzi, anche compreso le spedizioni, ok? Così non trovate sorprese di nessun tipo. Mentre ci sono vi faccio anche vedere i colori che ho preso del Summer mercerizzato, che è quello da lavorare col 3,5, ok? Poi dipende sempre dalla vostra mano. Io ho il grigio argento, il rosso, il bianco e il verde acido. Allora, qui invece parliamo anche di vari tipi, no, di filato. Questo è un filato naturale, non ritorto, che costa niente, assolutamente niente, ed è un cotone al 100%, e in offerta praticamente costava 14 € e rotti un lotto che è composto da 8 di questi gomitoli. 8, non 1, 8, costava 14, adesso costa, attenzione che quello, scusate, leggevo in dollari, perdonatemi. Allora, una volta costava 12 € circa, adesso tutto il lotto, che ripeto, il lotto è composto da 8 gomitolini, quelli che vedete, 8 gomitoli da 50 grammi, un lotto intero costa 2,54 € fino ad esaurimento, poi non ci saranno più. Allora, per ora ci sono 2 tipi di color arancio e un color senape e un color beige. Basta, non ce ne sono più. Se riuscite ad acquistarlo, con il 3,5 io ho fatto una prova per vedere qual è il risultato e direi che è un ottimo risultato. L'unica cosa che questo non è mercerizzato, è proprio naturale, non è lucido, quindi se vi piace un filato, io scusate se uso questo termine, satinato, ecco, se vi piace un colore satinato, allora questo fa per voi, perché come vedete sembra lucido, magari quelli lucidi non sembrano lucidi, questo sembra lucido ma credetemi non è lucido, è molto molto naturale, cotone 100%, attenzione, si lavora direi piuttosto bene, lo vedete anche voi a parte il mio tutore, che non volevo mostrarvi ma non posso, senza il tutore non posso, quindi ok, ecco, l'unica cosa, vedete, non essendo mercerizzato può capitarvi questo, basta solo fare un pochino di attenzione, cioè nel senso che magari potete prendere il filo. Io sono abituata alle cake che purtroppo Ice Yarn non ha più, vedete che comunque si lavora bene, alle cake che sono 4 fili completamente sciolti, e io li lavoro, che per me, ecco, non è un problema lavorare mercerizzato o no, però preferisco dirlo perché c'è chi magari ha più difficoltà e chi meno. Se non avete difficoltà a lavorare un filato non mercerizzato, e credo tutti non avete questa difficoltà, prendetelo, perché veramente con 2,54 €, anzi vi dico anche quanto costa con le spedizioni, così almeno siete pronte anche su quello, e prendete veramente un filato 100% cotone, non lucido, attenzione, non lucido, molto naturale, quindi molto molto traspirante. Aspetta. E con le spese di spedizione vi viene a costare 11 € circa,
11 euro diviso 8 gomitoli fa 1,37 euro per gomitolo. Ecco, così avete anche il totale di questo. Ripeto, io l'ho lavorato con il 3,5 e ci sono solo più due tipi di colore arancio e altri due colori. Stop, poi finisce lì. Andiamo avanti. Parliamo invece adesso di un acrilico estivo. Oddio, dire acrilico estivo mi sembra strano. È un acrilico che si può mettere sicuramente anche in estate. Primavera sarebbe secondo me più indicato. Luminosissimo, parliamo dell'Etamin che vi ho già mostrato, ma voglio farvi una recensione completa tutto in uno, quindi così li avete tutti insieme. E ci sono bellissimi colori dell'Etamin, qui ne troverete 2, aspettate, 3, ma gli altri 2 colori purtroppo non li trovo. Comunque qui avete i 3 colori dell'Etamin, sono spettacolari da lavorare, neanche dirvelo, e un filato, come dicevo prima, acrilico da lavorare col 2,20, 2,5 come uncinetto, e non ha fili, cioè è tutto ritorto, quindi, ed è diamantato. Se notate ha una, sembrano quasi tante perline, forse qui riesco a farvelo vedere meglio, vedete? Sembra quasi un filato fatto tutto di perline, sottile, 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 soffice e morbido. Chi l'ha già acquistato per le altre recensioni che l'ho fatto può testimoniare quanto è meraviglioso questo acrilico. Ripeto, essere un acrilico al 100%, rende tantissimo, si lavora che è una bellezza. Io lo lavoro con il 2,5, ma poi dico sempre che dipende moltissimo, no, dalla mano, perché io posso usare un 3,5, un 2,5, magari per te va bene il 2, per lei va bene il 3, cioè dipende poi dalla mano. Si lavora veramente, veramente molto, molto bene come filato. Volevo farvi vedere anche magari un po' più in grande, così magari riuscite a capire meglio, no, di che cosa stiamo parlando. Questo è l'Etamin e veramente guardate anche quanto rimane piccolino il foro, cioè molto 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 raffinato. E qui mi sto facendo una canotta, quindi molto molto semplice. Allora, parliamo invece del filato in sé. Dunque, abbiamo detto chiamarsi Etamin, che trovate il link proprio sotto questo diciamo questa chiacchierata tra amici. 100% acrilico, lo sapete già, ogni gomitolo contiene 30 grammi di filato e in 30 grammi si sviluppano 180 metri di filato. Abbiamo quindi nel lotto 10 gomitolini da 30 grammi, quindi un totale di 300 grammi, ok? Ne abbiamo 10 di questi, quindi avremo 1800 metri di filato totale. Proprio rende tantissimo, tantissimo. E il costo, allora, questi 10 gomitoli costeranno 5,09 euro, ok? Quindi 10 gomitoli costano 5,09 euro oggi. Domani non ve lo so dire. Volete saperlo con le spese di spedizione? Ora ve lo dico. Compreso le spese di spedizione, 10 gomitoli vi costeranno 13,53 euro. Quindi se suddivido i 13,53 euro per i 10 gomitoli, vuol dire che io vado a pagare 1,35 euro al gomitolo. Questo tipo di gomitolo. Ok? Vediamo se riesco a farlo entrare a casa vostra. Ci riesco? Più o meno? Più o meno? Ok? E ora mostrarvi con Luna qui a fianco a me, che non potete vedere, ma
ce l'ho proprio qui a fianco, un microfibra invece, un microfibra. Allora, perché questo? Perché la microfibra, a parte che ho già realizzato un capo in microfibra, che si chiama è il giacchino frivole trasparenze. Praticamente è un bolero o giacchino meraviglioso. Ho utilizzato sia il tulip che altri filati per quel giacchino. Andate a vedere così vedete. Io in quel caso l'ho utilizzato doppio, quindi doppio filato, doppio gomitolo per realizzare lo stesso capo. Comunque lo vedete poi dal tutorial. E questa è Gaia invece, mentre in questo caso è un filato singolo a monofilo. Io per lavorarlo in modo agevole, perché essendo una microfibra si srotola con molta facilità, utilizzo questo sacchettino che mi ha regalato una mia amica e vedete in questo modo lui si srotola magari all'interno del sacchettino ma non si annoda. Quindi il segreto è: ho un sacchettino cookie, tipo cookie, per farmi capire, tenete un'apertura che vada bene in modo tale che non fuoriesca il gomitolino, vedete è all'interno, che non fuoriesca il gomitolino, e se si srotola lì ma non vi dà nessun tipo di problema. Ecco perché l'unico problema è proprio quello, lo srotolamento del gomitolo, essendo una microfibra tipo la seta, ok? Quindi diciamo si srotola con tanta facilità. Io sto utilizzando un 2,20 per realizzare questo progetto e vi assicuro che ci va, che è facilissimo da lavorare e il risultato è di una raffinatezza smisurata. Ci sono tantissimi colori di questo microfibra, proprio veramente tanti, bellissimi, perché ho sempre difficoltà quando vado su questi filati che conosco bene, quando vado su questi filati scegliere un altro colore ho veramente difficoltà, forse per me li prenderei tutti, ma come sapete non sempre si può avere tutto, no? Quindi diciamo che poco per volta aumenterà la collezione di filati che ho. Comunque sia, come filato, ripeto, è veramente eccezionale. A me poi piace particolarmente. È vero che a me piacciono filati luminosi, ok? E scivolosi. Difatti mi piaceva tantissimo il pure bambù, che purtroppo non c'è più. Però adesso sto utilizzando un altro filato che non credevo mi piacesse così tanto, ma a volte i filati lavorandoli li apprezzate in modo differente. Non so se vi è mai capitato di avere magari per le mani un gomitolo, lo guardate e dite sì, bello però. Ecco, quando io dico sì, bello però, poi mi fermo lì, magari provo con determinate creature, non mi piace il risultato e lo accantono. Io invece cosa ho fatto? Questa volta ho voluto provare a utilizzarlo per una creatura nuova e vi assicuro, dopo vi mostrerò, che anche quel filato che avevo messo da parte perché magari non troppo lucidino come questo mi ha dato una soddisfazione così grande che alla fine ne ho acquistati altri due colori e devono arrivarmi. Allora, parliamo invece del tulip. Quindi ripeto, io amo questi filati lucidini, però poi alla fine mi sono innamorata di un altro che non lo è. E allora il tulip, che è questo, dunque contiene in una confezione, perché vi arriva una confezione plastificata rigida, in una confezione 6 di questi gomitolini. Ogni gomitolino contiene 50 grammi, ogni gomitolino 50 grammi. Quindi abbiamo detto 6 gomitoli da 50 grammi, quindi totale 300 grammi. E questo ok. Poi ogni gomitolino contiene 250 metri di filato e voi di gomitolini ne avrete 6. Ci sono moltissimi colori da scegliere.
Il totale del lotto, quindi 6 di questi gomitolini, vi costano circa 5,93 €, diciamo 6 euro, ok? 6 euro vi costano questi gomitolini d'oro, io li chiamo questi gomitoli. Però per usarlo dovete avere tanta pazienza, perché cresce lentamente utilizzando appunto un uncinetto del 2,20, ok? Volete sapere anche con le spedizioni? Dai che ve lo dico. Con le spedizioni, se prendete un lotto, come vi ho già raccontato, vi costerà 14 euro circa, 14,38 con l'esattezza, che io vado a dividere per 6 e mi viene fuori 2,39 euro al gomitolo, compreso la spesa di spedizione express, quindi quella veloce. Quella veloce vi ho già raccontato tutto, quindi vi ho detto anche quanto vi costa, compreso la spedizione. Andiamo avanti. Parliamo ora di cotone e poliester, quindi se volete un filato più spesso, il Tena fa per voi. Il Tena è composto, aspettate bene, prima parliamo di questo, 50% cotone, 50 poliester. Ogni lotto avrà 4 di questi gomitoli e ogni gomitolo ha 100 grammi di filato e 170 metri si sviluppa questo filato, ok? Quindi ogni gomitolo contiene 170 metri di filato. Consigliano il 2-3, io vi dico che ho utilizzato il 3,5 e questo è il risultato, quindi assolutamente il 3 no, perché me lo rende molto più fitto, quindi direi che con l'uncinetto numero 3,5 per la mia mano, ovviamente, per la mia mano va più che bene. Ora vado a vedere Gaia cosa ha da abbaiare. Niente, come al solito vede dei cagnolini e di conseguenza si mette ad abbaiare. Allora, abbiamo detto il Tena, stiamo parlando del Tena, come vedete, guardate, il 3,5 direi che si lavora magnificamente, guardate, proprio non sembra burro, però è più spesso, quindi se dovete fare magari un cardigan un pochino più spessino, ecco, potrebbe essere questo una soluzione, ok? Ma oltre questo avrei anche la Lara. Allora, la Lara anche lui è piuttosto spessotto come filato, però a differenza, adesso ve lo voglio mettere in raffronto, a differenza del Tena, guardate, questo è più spesso ancora, a differenza del Tena, il Tena è lucido, la Lara no, vedete? Quindi copertine per esempio estive, questo qui andrebbe benissimo, 50 cotone, 50 acrilico, sarebbe perfetto la Lara, però ho voluto solo mettervelo in raffronto, poi ve ne parlerò subito dopo. Allora, quindi abbiamo detto questo è il Tena, lucidino come vedete, io spero che si veda la luminosità del Tena, è molto bello, ci sono anche qui dei bellissimi colori, proprio molto molto bello. Questo costa 7,63 € e 7,63, scusatemi, e in ogni lotto, quindi se voi cliccate uno, acquistate questo prezzo, vale per 4 di questi gomitoli. Poi ci sono le spese, non vi sto a fare di sempre, comunque c'è da addizionare la spesa di spedizione, avete capito? Quando vedete il totale, dividete per i lotti, il quantità, cioè i gomitoli, se Marina ce la può fare, i gomitoli che avete nel lotto, e così vedete quanto vi costa un gomitolo. Comunque 4 di questi bellissimi gomitoli costano 7,63 €, sempre oggi. Parliamo adesso della Lara. Allora, ve l'ho già fatto vedere prima mettendovelo proprio, mostrandovelo insieme al Tena. A Lara è un cotone e acrilico, quindi stiamo parlando di un filato misto cotone. Io lo troverei adattissimo per fare delle copertine. Utilizzerei un 3,5-4 come uncinetto, loro vedi richiedono il 4, poi dipende dal tipo di lavorazione che dovete fare.
ovviamente è molto compatto, quindi si lavora molto bene. Adesso vediamo se ne ho uno, eccolo qua, aspettatemi, che questa era una prova che avevo fatto io, ma voglio vedere se col 3,5 può andare bene. Sempre sto dito un po' monco. 3,5 lo compatta moltissimo, quindi sappiate che è più spesso sicuramente del Tena e di tutti gli altri che vi ho mostrato finora. Questo qua diciamo che sarebbe veramente perfetto per fare una copertina. Questo proprio non ha problemi neanche di lavaggio perché contiene dentro dell'acrilico, quindi vedete? Col 3,5 si compatta molto, quindi io direi, però rimane morbido, io direi che va bene. Quindi dal 3,5 al 4 provatelo voi con la vostra mano, ma secondo me va proprio bene. E come vedete, per una copertina secondo me è proprio la Lara ideale. Quindi abbiamo il cotone e l'acrilico, visto che bisogna lavarla più spesso, secondo me è proprio adatto. Io qui avevo acquistato due colori proprio perché la mia intenzione era proprio quella, abbinarla per farci una copertina. Poi ho tante cose da fare e pochissimo tempo per realizzarle, che alla fine man mano vado avanti. Magari quando io vi mostrerò progetti con la Lara non ci sarà più la Lara, capito? Quindi, perché mi capita anche questo. Io per esempio ho realizzato un copricostume proprio recentemente con la Cake Cotton Fine, ma la Cake Cotton Fine non c'è più, ma io ne ho una collezione, quindi voi vedrete dei capi con le Cake Cotton Fine che magari alcune amiche che mi hanno seguito ne hanno da parte, quindi possono seguirmi con quello stesso filato. Porto nel cuore la speranza che Ice Yarn ci metta su le Cake Cotton Fine, chiamassero con qualsiasi nome, ma che ci mettessero queste cake perché veramente erano convenienti. Perché io sono andata a vedermi, mi sono guardata intorno, è vero che magari le spedizioni sono meno care, però raga, cioè lo stesso prezzo di quelli ne compravo, io ne prendevo due da Ice Yarn, qui ne prendo una. Cioè, quindi il gioco, per quanto mi riguarda, attenzione, io parlo sempre solo per me. Sempre solo per me. Io sono contenta di averne fatta scorta in questi anni, quindi ne ho, e spero nel frattempo che Ice Yarn si dia una svegliata, anzi se mi sentono che sappia che tutti vogliamo le loro Cake Cotton Fine, quindi evviva. Bene, vi ho parlato di Alara, vi ho detto che 50 cotone e 50 acrilico, non vi ho detto che un gomitolo è composto da 50 grammi di filato e 140 metri di filato. Vabbè, loro consigliano il 4, abbiamo visto che con il 3,5 va benissimo, quindi dal 3,5 al 4 va bene. Vi dico anche i colori se ci sono un sacchissimo di colori, quindi andate a vedere. E poi ci sono, abbiamo detto, 8 di questi gomitoli, quindi 400 grammi di filato, sempre come vi dicevo, cliccate uno e riceverete 8 di questi gomitoli, e il lotto quindi costa 6,78 euro, quindi 8 di questi gomitoli vi costano 6,78 euro più le spese di spedizione, come vi ho parlato all'inizio. Qui invece abbiamo un filato in lino, ma non solo lino, perché il lino sapete che è molto 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 fresco, però qui io ho preso il linen che è 50 lino e 50 viscosa, quindi avrà la morbidezza della viscosa unita alla freschezza del lino. Certo, non potrà mai essere fluido come lo è magari il tulip, che è ovvio che è un altro tipo di composizione, ok? Qui abbiamo del lino, quindi per chi soffre molto il caldo, dicevo, per chi soffre molto il caldo, allora è ovvio che io devo consigliare il lino. Il lino è proprio di per sé fresco, ok? Quindi
però non è così morbido come il tulip, come tutti gli altri fino adesso. Vediamo, diciamo che questo è un pochino più rigido, rigido, che poi non è rigido, come non è lino al 100%, quindi prende la morbidezza della, come si chiama, della viscosa, ok? Prende la morbidezza della viscosa e quindi sembra più un cotone, ecco, se vogliamo, sembra più un cotone naturale, ok? Però non è come questo è il cotone naturale, questo qui invece è metà lino e metà viscosa. Questo è più lucido del cotone naturale. Riuscite, non so se riesco a mostrarvelo, però questo è il cotone naturale più satinato, il lino rimane più lucido grazie alla viscosa, no? Avendo la viscosa dentro, ovviamente rimane più lucido. Vediamo se riesco a riprendere. Eccolo qua. Allora, guardiamola anche in proporzione, perché qui va lavorato, questo qui l'ho lavorato con un 2,5 se non ricordo male, sì, 2,5. Allora con un 2,5 ho lavorato questo in lino, che è questo in lino, e mentre questo l'ho lavorato col 3,5, giusto? Natural cotton col 3,5, perché poi batte la pesca, a ricordarsi, quindi me li scrivo. Quindi 3,5 e 2,5, quindi questo è più sottile del natural cotton. Sono due filati naturali, questo è proprio 100% cotone, ve l'ho già mostrato prima, ok? Voglio solo metterveli in confronto per darvi appunto la possibilità di scegliere bene. Sarebbero da prendere tutti, ovviamente, però io li ho presi mica tutti in una volta, li ho presi piano piano, un lotto per volta, perché io utilizzo un lotto, non è vero, 4-5 lotti, io arrivo fino a 6 lotti con Express e poi mi fermo perché poi magari ci sono dei dazi da pagare, quindi preferisco stare sotto i 6 lotti. Quindi piano piano mi faccio, questa settimana prendo questi, l'altra settimana prendo quegli altri, piano piano, quando è possibile, riesco ad acquistarli. Quindi questo è il lino, vi ho già detto che sono 50 grammi per ogni gomitolo e 175 metri di filato in un gomitolo, e mi ripeto di nuovo. In totale un lotto contiene 6 gomitoli di questo lino, ok? Quindi sono 6 di questi gomitoli per un totale di 5 euro circa. Adesso non riesco a guardarci bene, comunque se non ricordo male sono 5 euro a lotto, quindi 6 di questi gomitoli costano 5 euro. Ecco, adesso sono andata a guardare, correggo, 5,09 euro, 6 gomitoli oggi, che è sempre il 29 marzo. Ci sono dei colori strepitosi. Io ho scelto un colore neutro, ma ci sono dei colori strepitosi. Andate a guardare anche questo, e ripeto, questo va appunto bene per chi ha sempre caldo, perché è un filato in lino, non solo lino, ma lino e viscosa. Ok? Passiamo al prossimo. Vi vorrei mostrare la differenza tra il Daphne Cotton Metallic, che è questo, con il Daphne Cotton semplice. Allora, praticamente parliamo di, questo è il cotton, quindi 100% cotone mercerizzato, ok? E lo vedete, molto sottile, questi sono da lavorare con il 2,5, proprio 2,5, spettacolo di raffinatezza. Quindi questo, il Daphne Cotton, va bene anche per i centrini, tanto per mostrarvi il risultato. È molto sottile, forse qui sembra più spesso, ma credetemi, è molto 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 sottile, è veramente stupendo. Questo è il Daphne Cotton, questo invece è il Daphne Cotton Metallic. Qui abbiamo il 96% di cotone mercerizzato, come qui, però in più abbiamo il 4% di metallic lurex,
Ok, qui abbiamo 50 grammi, qui 270 metri l'urex, questo 2,70 contro i 2,82. Uncinetto loro consigliano il 2, io ho lavorato sia questo che questo con il 2,5. Allora, vediamo innanzitutto se riesco a farvi vedere quel 2% di 2%, 4% di metallizzato. Vediamo se ci riesco. Non so se a seconda della luce quanto riesco a mostrarvi di metallizzato, ma è metallizzato, impercettibile ovviamente al tatto. Il risultato, e non so se si nota, il risultato è bellissimo. E qui parliamo cotone mercerizzato, sia uno che l'altro, solo che uno contiene metallizzato e l'altro no. Sono stupendi tutte e due. Forse, a dire il vero, prediligo più questo, però insomma, per fare un capo un po' sbriluccicoso, sempre se vi passa lo sbriluccicoso, perché io attraverso la telecamera non lo vedo, quindi spero bene che si noti, che voi riuscite a vedere quanto brilla. Forse no. Comunque fidatevi, è così, è così. Ora parliamo nel dettaglio, vi ho detto i metri, vi ho detto la quantità, vediamo quanti ce n'è per lotto. Allora, parliamo del Daphne Cotton, ok? Quello non metallizzato, Daphne Cotton. Allora, qui abbiamo 6 di questi gomitoli, ne troverete 6 in ogni lotto. Voi pagate 7,63 € per il lotto, più le spese di spedizione ovviamente, e avrete 300 grammi di filato, quindi perché ne avete 6 di questi. Ogni gomitolo contiene 50 grammi, 2,88 metri. Ok, abbiamo detto costo 7,63. Sto guardando il sito in questo momento, di colori ce ne sono 3, 6, 9, 12, 15, sono 15 bellissimi colori. Io vi metto il link ovviamente di quello che ho scelto io, poi voi sceglierete eventualmente il colore. Bellissimo, ragazze, è veramente molto molto bello. 7,63 €, 300 grammi, vedete voi. Poi, mentre il metallic, sì, invece del metallic abbiamo sempre 6 gomitoli, quindi 6 di questi gomitoli da 50 grammi, quindi sono 300 grammi in totale, ma costa di più, costa 9,33 € il lotto, ok? 9,33 € il lotto. Quindi se volete qualcosa di estivo in cotone mercerizzato con un po' di sbriluccichi, fidatevi, questo sbriluccica tanto, sono io che non riesco a mostrarvelo, mea culpa. Facciamo ora un raffronto con il Giza Cotton e il Camilla. Aspettatemi, che qua. Allora, questo è il Camilla, questo rosa chiaro, e il Camilla volevo spupacciarlo un pochino così. Ecco. Questo è il Camilla. Buongiorno Camilla. Questo è il Giza. Splendido, sia uno che l'altro. Sono tutte e due cotoni mercerizzati, tutti e due, ma il Giza è più sottile del Camilla. Allora, mentre per il Camilla abbiamo bisogno di un uncinetto 3,5, per il Giza il 3. Ok, attenzione, il risultato questo è il campioncino con il Giza e l'uncinetto numero 3. Ok, questo qui è un campioncino con il Camilla e l'uncinetto 3,5. Vi faccio vedere anche questo, che forse rende più l'idea.
Se voi notate, questo più chiaro è Camilla, questo più scuro è il Giza. Se notate, vedete la differenza di spessore. Quindi nonostante loro indichino sull'etichetta, vediamo, 3, in realtà non è così, perché il Camilla Cotton, per quanto riguarda la mia mano, ha bisogno di mezzo punto in più del 3, mentre il Giza effettivamente con il 3 va più che bene, ma penso che lo vedete anche, no? Confrontato in questo modo. Questo è sempre Camilla, è sempre Camilla, sono solo 2 tonalità diverse del Camilla, che poi, attenzione, c'è poi anche il Camilla sfumato, ok, ma ve ne parlo dopo. Ma volevo intanto farvi un raffronto tra il Camilla e il Giza, perché uno dice, ok, qual è la differenza? È solo sostanzialmente lo spessore, quindi Camilla Cotton 100% mercerizzato, Giza Cotton 100% mercerizzato. Il Camilla ha 50 grammi con 125 metri, il Giza ha 50 grammi con 125 metri, tutto uguale, vedete? È tutto uguale, cambia il nome, ma cambia lo spessore. Io difatti ho voluto prenderlo, che poi ho voluto prendere questo colore bellissimo, ma ce ne sono anche altri, ho voluto proprio prenderlo per metterlo in raffronto proprio con il Camilla, di cui avevo già questo colore e ho acquistato anche questo perché a me piace il Camilla, mi piace tantissimo, ma adesso vado ancora più pazza per il Giza, perché effettivamente col Giza io scendo di mezzo punto con l'uncinetto, il risultato è sempre mercerizzato, la freschezza del cotone mi piace molto, moltissimo il Giza Cotton, ma ripeto, il Camilla sapete quanto mi piace, no? Mi piace sia lo sfumato con la quale ho realizzato Brezza Marina, lo trovate sempre, è proprio questo colore, Brezza Marina, l'ho ripreso. Con questo ho realizzato Brezza Marina e quindi amo proprio questo tipo di cotone mercerizzato, però io con i solidi, cioè il colore non sfumato, non l'avevo ancora utilizzato, lo utilizzerò molto presto. Quindi avete adesso il confronto tra Giza e Cotton Fine. Ho detto una cavolata. Giza e Camilla Cotton, ok? Giza e Camilla, vediamo i prezzi. Allora, i prezzi sono differenti di poco, di pochissimo. Il Camilla costa un lotto costa 7,63 euro. In un lotto ne avete 6 di questi gomitolini, 6 da 50 grammi con 125 metri. 6 in un lotto il Camilla, ok? Sono 6 gomitoli per 7,63 euro. Camilla più le spese di spedizione, ovviamente. Il Giza invece, ve lo dico subito, 8,48 euro il Giza, 7,63 euro il Camilla, quindi 8,48 euro questo, quindi costa di più. Abbiamo sempre 50 grammi per 6 gomitoli, quindi 300 grammi qui e 300 grammi qui, 125 metri, uguale come metratura e quantità è la stessa, solo che questa costa 8,48 euro il Giza contro 7,63 euro. Neanche un euro di differenza all'8, attenzione, all'8, neanche un euro di differenza, quindi scegliete quello che più vi occorre se è un pochino più spesso. Da 3,5 prendete il Camilla, se leggermente più sottile, quindi mezzo punto in meno, prendete il Giza. C'è solo questa è la differenza. E c'è, come vi avevo già anticipato, ho fatto lo spoiler in anticipo, sono spoilerata. C'è il Camilla Cotton Magic, quindi praticamente quello sfumato, che io ne ho in 2 colorazioni, ma ce ne sono anche altre
da guardare appunto sul loro sito. Ricordate che proprio sotto questa chiacchieratona che stiamo facendo, trovate proprio i link per andare a vedere esattamente il filato di cui vi sto parlando, ok? E non vi costa niente di più, niente di più cliccare su quel link, ok? Allora, come dicevo, qui abbiamo solo 2 filati, quindi 2 colori, ok, sfumati. Come vedete questo si sviluppa in questo modo, quindi un pochino più allegro se vogliamo. E in un lotto avete 400 grammi, quindi sono 4 di questi gomitoli. Ogni gomitolo contiene 100 grammi e 260 metri. Loro indicano 3, anch'io comunque qui ho utilizzato il 3,5. Poi dipende sempre dalla vostra mano. Ovviamente è un filato, lo conoscete bene, è lucidissimo, morbidissimo, è un cotone mercerizzato, quindi non vi sto a raccontare null'altro perché vi ho già parlato del cotone mercerizzato. Questo è veramente allegro come filato, è molto molto estivo, oserei dire, no? Sia come colori che come altro. Con questo invece l'ho utilizzato per realizzare brezza marina. Se riesco vi metto poi anche le foto di ciò che ho realizzato con questi filati, e se non li vedete basta cercare cardigan brezza marina, così vedete proprio il risultato proprio con questo colore, che è rimasto esaurito, è rimasto esaurito per tanto tempo, chissà se c'è ancora. Ma difatti non è disponibile questo colore. Ci sono comunque dei colori nuovi che sono stupendi, molto allegri, molto 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 allegri, quindi andateli a vedere perché sono bellissimi, anzi ce ne sono molti non disponibili. Comunque alcuni sono disponibili. Guardateli perché se volete qualcosa di sfumato sicuramente come posso non consigliarvi questo? Veramente stupendo. Allora, il Camilla Magic, chissà perché continua a dire Camilla Cotton Fine, Comunque il Camilla Cotton Magic costa, dicevo, il Camilla Cotton Magic, un lotto di Camilla Cotton Magic, che sono 4 di questi gomitoloni da 100 grammi, costano 10,18 euro, ok? Quindi un lotto 400 grammi, 10,18 euro. Andiamo avanti. Adesso vorrei mostrarvi un filato particolarissimo. Allora, innanzitutto vi dico subito che è un filato che costa niente. Un lotto costa 2,54 euro e ci sono 8 gomitoli da 50 grammi, 8 da 50 grammi, e ogni gomitolo contiene 250 metri, quindi avremo un totale di 2000 euro, 2000 euro, sì va bene, 2000 metri, 2000 metri in un solo lotto. Allora, è un filato, ripeto, 2,54 euro e 54 il lotto, più penso 8 euro di spedizione, non mi ricordo mai bene esattamente quanto quant'è l'importo della spedizione con un lotto, mi pare 8 euro, facciamo 10 euro tondi più o meno per avere un filato così. Allora, è un filato particolare perché se notate, aspettatemi, allora, se notate ha delle parti più sottili e delle parti leggermente più spesse. Il risultato è poi questo, cioè non è che cambia il fatto che abbia diciamo, quel filato un po' più cicciottello, non cambia la bellezza del filato, è proprio la sua bellezza, ma vedete che è molto uniforme. È molto uniforme. Allora, qui abbiamo, adesso ve lo dico, un 30% di viscosa, un 50% di cotone e un 20% di nylon. Quindi praticamente è un filato ovviamente estivo, non tra i più freschi secondo il mio punto di vista, ma devo crearmi qualcosa per poi dirvi se è fresco o no, però a me sembra al tatto una via di mezzo, ecco, non è come, che ne so,
come dirvi, il cotone col 100% o meglio ancora questo che vi avevo già fatto vedere, che è il lino, no? Il lino è proprio magari un po' più, sapete che il lino, non so se vi ricordate per esempio i pantaloni in lino, ecco, come ti siedi già li hai stropicciati, no? Ecco, questo non è così, cioè non è che ti stropicci perché non questo, quello che vi ho mostrato prima, però è un pochino più lino, ecco, nonostante quello che vi ho mostrato abbia come componenti anche la viscosa, che serve proprio ad ammorbidire il lino, altrimenti sarebbe un cordino molto rigido. Quindi il lino e il cotone, ovviamente puro cotone, quello che vi ho fatto vedere proprio grezzo, è ovvio che se tengano più fresco. Questo mi sembra al tatto un filato ovviamente estivo, però non tra i più freschi, ecco, poi dipende dalla lavorazione che facciamo, e l'ho lavorato con l'uncinetto numero 3, quindi questo è sicuramente finché c'è, perché ovviamente quando sono esauriti sono solo più 3 colori, arancio, sull'arancio, sul arancio, sul giallo, sul azzurro. Io ho notato che aprendo anche gli altri colori non si riesce a vedere proprio il colore nelle immaginette sotto, però si intravede il colore. Per il prezzo che ha, 2,54 € è da far man bassa, a mio parere. Poi ovviamente sta sempre a voi. Questo è il risultato. Leggermente brillante nella parte dove c'è ovviamente la viscosa, la viscosa, sì esatto, la viscosa, il cotone ovviamente è molto più satinato, bello, ottimo, morbido al tatto, da fare anche vestitini, cosa dirvi, copertine, qualsiasi cosa. Veramente un bel filato anche questo. Come sapete vi lascio in ordine di apparizione, cercherò di essere abbastanza abbastanza brava a metterle in ordine, perché ve ne sto mostrando veramente tanti. In ordine di apparizione vi metto tutti i link per andare a trovare i filati che appunto vi ho mostrato senza impazzire, ok? Quindi guardate dove c'è la freccetta proprio sotto il video, c'è una freccina, voi cliccate, vi si apre proprio una tendina, anzi sarà una tendona con tutti i link che potete appunto cliccare e vi porteranno direttamente al filato. Allora, questo è quello di cui vi parlavo fin dall'inizio di questa lunga chiacchierata, il Lorena Superfine. Allora, io ho dovuto ricredermi totalmente su questo filato. L'ho sempre reputato un bel filato, ma per i miei gusti troppo satinato, troppo satinato. E parlando con la mia amica Daniela, e lei mi diceva: Marina, io guarda, invece mi trovo benissimo, ti consiglierei proprio di creare qualcosa con questo filato perché è veramente bello. Accidenti, è vero. È stupendo proprio lavorarlo questo filato, è veramente stupendo, sicuramente perché questo è uno tra i primi filati che io comprai anni fa, proprio anni fa, e il Lorena. Poi dopo è venuto fuori, hanno tirato fuori il Superfine, che io preferisco di più, soprattutto in estate, un filato un po' più sottile, non troppo spesso. Ebbene, non l'avevo però mai usato, lo guardavo, lo provavo, però effettivamente non ho mai creato nulla, come con molti filati, perché sono tutti lì pronti ad essere lavorati, ma poi in base a quello che loro mi ispirano uso quello, quell'altro, quell'altro. Finalmente, grazie appunto alla mia amica, finalmente ho deciso di provarlo e sono rimasta incantata perché guardate solamente, allora innanzitutto la leggerezza, cioè è proprio leggero addosso, non so spiegarvi nel miglior modo, è proprio leggero addosso, si lavora io lo lavoro con il 3, che è una meraviglia, va avanti stupendamente, è un filato veramente bello, veramente veramente bello. E ho già acquistato altri 2 colori, speravo arrivassero oggi, invece arriveranno poi domani, peccato perché volevo farveli vedere.
non importa, comunque sia, li vedrete poi sviluppati, perché io non mi fermo a questo, ne farò poi altro. E quindi io vi dico, anche con una semplice scacchiera, come la chiamo, come la definisco io, guardate il risultato, che bello. Allora, non è lucido, non è lucido, è un 55 cotone, un 45 acrilico. In un lotto ce ne sono 4 di questi gomitoloni, 4 ce ne sono, ma uno solo di loro ha 600 metri, 2400 metri. Cioè, io praticamente con un solo lotto riuscirò a farmi il cardigan più il sottogiacca, quindi un gemello, con un lotto soltanto. E chi lo sa che non riesca a farmi anche uno sciallettino, magari lo scialletto soffio di primavera, che consuma poco filato, uno sciallettino semplice semplice, una lavorazione semplice, niente di che, però è veramente, ve lo consiglio, veramente bello anche al tatto, cioè quando lo sviluppate è molto più bello che vederlo così, cioè lo vedete anche voi, cioè è più bello sentirlo lavorato che sentirlo nel gomitolo. Consigliato per tutti proprio, principianti e doc, uncinettine doc, nel senso uncinettine molto esperte, quindi anche per le principianti questo è facile, perché ovviamente vedete che è un filo monofilo, non ha più fili e quindi non vi darà noia durante la lavorazione. Consigliatissimo, consigliatissimo davvero. Allora, il Lorena adesso, ma penso che scada oggi l'offerta, oggi è sempre il 29 di marzo, comunque oggi dovrebbe scadere l'offerta, e a 7,63 €, 4 di questi gomitoli costano 7,63 € e poi tornerà a 8,40 € più o meno. Il prezzo su è 8,40 €. Ci sono dei bei colori, però alcuni sono già andati esauriti. Andate a vederlo e fidatevi, è stupendo. Poi ovviamente ognuno, no, sceglierà il suo, cioè quello che al momento le ispira più fiducia, però ci sono dei filati che vale la pena proprio provare, e uno di questi è proprio il Lorena. Presto vedrete il tutorial con questo Lorena. Avete chiesto anche se Ice ha filati adatti per un costume da bagno. Eccolo qua, ce l'ha. E questo. Allora, io non ne farò mai costumi da bagno, ve lo dico, anche perché non mi piacciono un granché. Ecco, io poi sapete che sono schietta, poi dopo un po' smollano da una parte e dall'altra, non sono mai perfetti, e visto che il costume da bagno è una cosa molto, no, probabilmente non sono adatta a realizzare costumi da bagno. Ci sono vari tutorial online con i costumi da bagno, quindi se voi volete realizzare costumi da bagno da me non troverete mai tutorial, sappiatelo, perché proprio non mi piacciono. Non mi piacciono, visto che io realizzo tutorial veramente solo esclusivamente per passione, e perché li faccio per me, creo per me qualcosa, o per chi mi ha fatto domanda, mi ha chiesto di realizzarle qualcosa, quindi mentre lo realizzo per la tale persona, allora a questo punto registro, visto che appunto io non me ne realizzo, quindi non vedrete mai tutorial di costumi da bagno, ma visto che me l'avete richiesto, ecco, il filato adatto per il costume da bagno è questo, che si chiama Swim. Questo è il colore red, il colore rosso, ci sono altre colorazioni, è un poliamide, quindi praticamente è questo, ed è un filato adatto proprio, è proprio fatto apposta per fare costumi da bagno. Io realizzerò, vedete com'è bello elastico? Io volevo invece realizzarmi un qualcos'altro, adesso vediamo che cosa viene fuori. È un, diciamo, un sopracostume, ok? Non è un costume, è un sopracostume, ma l'ho iniziato già tempo fa, e
vediamo se andrà avanti, se verrà fuori qualche cosa, se nascerà qualcosa. Comunque questo è il filato per realizzare costumi da bagno e non solo ovviamente, però per chi mi ha chiesto se c'è un filato per i costumi da bagno, questo, il lotto è composto da 6 di questi gomitoli che sono da 50 grammi, quindi ne avrete 6 al prezzo di... Oddio, io forse vi ho detto anche prima prezzi in dollari, comunque poi quando cliccate sul link andate direttamente, li vedete, io vi do più che altro un'indicazione. Ecco, adesso ce l'ho in euro, sono 9,33 euro per 6 di questi gomitoli, ok? Sono completamente 100% poliamide, qui ho utilizzato l'uncinetto 3 per farlo molto compatto, ma per la mia mano andrebbe un 3,5 se lo volessi meno compatto, ok? Molto bello come filato, morbido, però ripeto, è piuttosto elastico e secondo me fa anche un po' sudare, quindi cioè, non lo so se continuo con questo, però ecco, per chi deve creare dei costumi da bagno, ecco, sicuramente si troverà benissimo perché è liscio, morbido, sembra proprio il tessuto del costume da bagno. Ecco, bisogna poi realizzarlo. Ok, e quindi ho soddisfatto anche chi mi chiedeva il filato per il costume da bagno. Spero ti piaccia perché è molto molto ben fatto. Ripeto, 9,33 euro, 6 di questi gomitoli, adatti soprattutto per costumi da bagno, non solo per costumi, ma soprattutto per costumi da bagno. E visto che a me non piace per niente, per niente l'amigurumi cotton, ne ho fatto una bella scorta. Non so se riuscite. Io amo questo filato e vi ho anche fatto il tutorial tra l'altro con l'amigurumi cotton. L'ultimo che ho creato con l'amigurumi cotton, lo sapete, che è la canotta sereno, che è questa che trovate sempre nel mio canale, e ho realizzato sopra la canotta il giacchino che vedete qua e che trovate sempre nel mio canale. È un bolerino, vedete, con una mezza manichina, che si chiama Frivole Trasparenze e lo trovate sempre nel mio canale. Vedete, se riesco vi metto poi le foto dei tutorial, ma basta cercare Frivole Trasparenze. Questo qui è proprio un bolerino da mettere sopra la canotta. Comunque spero di farvi la foto così ve la mostro meglio. Ho tra l'altro pubblicato la foto no, forse era un mini video della canotta con il bolero nella mia pagina Facebook. Comunque uncinetto 3 e un cotone meraviglioso, mi piace tantissimo lavorarlo. Vediamo se ne ho uno. Eccolo, è un 60% cotone e 60 acrilico, ma lo vedete molto molto bene lavorato proprio nel tutorial della canotta sereno, ripeto, qui nel mio canale. E io cosa ho fatto? Ho preso, vabbè, un po' di colori e non sono solo qui perché mi manca il bianco, ce ne ho altri colori, ma per non andare a tirar fuori tutto, vi faccio vedere questi 4 colori che al momento ho a portata di mano. E poi ho preso sempre dell'amigurumi, però l'amigurumi 25, che è quello che serve anche per fare gli amigurumi appunto, tant'è che prende il nome proprio da questo, i gomitolini quelli più piccoli. Allora fermiamoci, torniamo all'amigurumi cotton. Ok, contiene 50 grammi di filato, quindi ogni gomitolo 50 grammi, e vi mandano 4 di questi gomitoli. Ok, quindi per il 50 grammi, in 50 grammi avete 160 metri, ripeto, e costano 4,24 euro 6 di questi gomitoli. Quindi un lotto è composto da 6, quindi se voi cliccate uno ve ne mandano 6 al prezzo di 4,24 euro. Ok,
e questo è quello da 50 grammi. Io ho preso anche quello da 25 grammi, che è il gomitolino più piccolo. Qui abbiamo invece 8 gomitolini, il prezzo è sempre lo stesso, vedete che è più piccolo, è la metà. Perché ho preso questi? Innanzitutto perché quando li ho presi erano scontati, quindi avevano circa forse €1 in meno in confronto al normale, quindi ho preso ben 5-6 colori, qui ne ho 4 colori che vedete. Allora, il verde, il rosa, il bordeaux e questo glicine o lilla. Questo cos'è? Che colore è? Aspettate. No, non mi viene segnato, comunque sia, mi sembra. Comunque diciamo orchidea, color orchidea, è bellissimo. Perché volevo fare delle piastrelle e quindi visto che c'era l'offerta e mi serve meno colore, più colori e meno quantità proprio per fare delle piastrelline, ho preferito prendere quello piccolino. Ma la qualità è la stessa, cioè non cambia nulla, solo che qui avete più gomitolini per un totale, aspettate che vi dico anche quello. Ecco, qui praticamente avete 8 gomitolini per 4,24 € e ogni gomitolino è sempre ovviamente 50 cotone, 50 acrilico, uncinetto numero 3, 25 grammi contro i 50 di quello più grande, e qui contiene 80 metri, mentre qui 160. Ok, è il doppio, praticamente il doppio, quindi dipende da cosa dovete realizzare. Se dovete realizzare qualcosa di lungo, cioè nel senso non so, un giacchino, una canotta eccetera, prendete quello da 50 grammi, ok, quindi amigurumi cotton. Se invece dovete fare delle piastrelline, allora amigurumi 25, che è questo qui, il più piccolino, ok, che sono appunto 25 perché sono 25 grammi, penso sia per quello il motivo, ma è lo stesso filato, lo stesso identico filato. Ci sono dei colori da fare impazzire. Io anche qui, a parte che io ho un brutto vizio, quello che io amo i filati. E questo è il mio vizio più grande, cioè io vorrei averli tutti, poterli guardare, poter stoccacciare. A me piacciono proprio e mi piace realizzare con un filo. Quindi, che ve lo dico a fare? Io, forse per me sarebbero questo, guardate questo abbinamento. Ci sono degli abbinamenti bellissimi da fare e io qui ho fatto proprio un tutorial con le piastrelle, che è questo. Ecco, questo è il top in canto d'onda che io ho realizzato anche con l'amigurumi cotton. In questo momento non riesco a mostrarvelo, ma lo vedete proprio nel mio canale, e l'ho realizzato nei colori blu, viola, turchese e bianco. Strepitoso. Quest'altra meraviglia per me è una gran meraviglia, è sempre il top in canto d'onda e l'ho realizzato con il bambù soft. Qui lo vedete nel nero, nel beige, nel color crema, e al momento vi mostro solo questo. Qui dopo ve lo mostro meglio. Questo è il bambù soft, ok, e questo è il risultato con il bambù soft. Andatemi a vedere poi nel sito, se riesco vi metto sempre la foto anche qui, magari un flash, una foto flash, così lo vedete anche con l'amigurumi cotton, allora, con la quale ho fatto anche frivole trasparenze da mettere sopra. Ok, detto questo, con questi mi servirà per realizzarmi, adesso devo fare un top in canto d'onda per una richiesta e in più vorrei provare a farne un altro. Avrei tante cose in mente da realizzare, ragazzi, ma spero di riuscirci, perché tra una cosa e l'altra sto rallentando il tutto. Comunque, vediamo se ho altro. Ah sì, volevo parlare. Questo vi ho spiegato tutto, no? Questo è l'amigurumi cotton, abbiamo detto che è metà cotone e metà acrilico, quindi si lava, che è una bellezza, è fresco come filato, va bene per i bambini, per gli adulti.
Quindi anche questo veramente un filato consigliatissimo. Ve lo ripropongo ogni anno perché ovviamente è un continuativo, quindi questo continuano ad esserci, aumentano sempre i colori, a volte mancano i colori perché sono esauriti, ci mettono sempre una vita a metterli di nuovo in stock, però per fortuna è un filato che al momento non lo stanno togliendo, spero mai, perché è veramente un bellissimo filato con dei colori poi adesso hanno tirato fuori anche dei neon, a chi piacciono i neon ci sono veramente dei bellissimi colori. Il bambù soft del quale vi ho fatto vedere una creazione. Allora, il bambù soft c'è ancora il pure bambù, purtroppo, come anche la mia amatissima Cake Cotton Fine, che ho già citato non so quante volte in questo video, non lo fanno più. Non lo fanno più, quindi non c'è. Di bambù ce ne sono altri. E questo fa parte dei bambù. Allora, vi ho già mostrato una realizzazione, ho già realizzato anche altre realizzazioni che vedete sempre, altre mie creature che vedete sempre nel canale con il bambù soft, però ahimè ci sono 2, 4, 5 colori, 2 giallo limone, uno verde, uno fucsia e uno caffè latte, un colore, ecco, quindi ci sono pochissimi colori. Io vi sto mostrando questa della mia collezione, però non ci sono molti colori da scegliere, è un filato strepitoso. Bellissimo, avranno le loro ragioni per toglierlo, vorrei sapere quali, però ovviamente non è mia l'azienda e quindi fosse per me io li terrei tutti questi filati, però loro ovviamente ragionano per quello che sono i loro interessi, giustamente. Allora, questo filato, come appunto vi ho già mostrato, è un filato da lavorare col 3,5, quindi non è sottilissimo come invece lo era il bambù, il pure bambù, era molto più sottile. E questo qui è un po' più spesso e luminoso come filato, veramente luminoso, e stupendo. Non so cos'altro aggiungere perché lo sapete, per chi mi segue da anni lo sapete quanto possa amare io il bambù. E questo è il bambù soft, vedete 3-4 come uncinetto, più o meno è così, ed è un 50% bambù e 50% acrilico. Con 5,09 € ne ricevete 4, quindi sono 400 grammi, e ogni gomitolo contiene 220 metri. Bisogna vedere però se vi piacciono quei colori. E sono belli, però insomma non sono dei colori classici, ok? Vi voglio far mettere in confronto invece questo filato che è il bambù baby. Con il bambù baby, tra le altre cose, ho realizzato anche il giacchino frivole trasparenze ed è quello proprio l'immagine di copertina, lo vedete. Allora, questo è il bambù soft e questo è il bambù baby vero. Sono colori differenti, ma lo notate già. Questo è molto più luminoso e questo meno. Questo sicuramente più fresco di questo. Questo qui al tatto sembra quasi, come dire, felpato? Ecco, forse è il termine giusto, quasi felpato, stupendo, morbidissimo, ma sicuramente non fresco. Io ho fatto appunto frivole, ho realizzato frivole trasparenze con questo filato che va bene tra l'altro per copertine, per chi nasce tra maggio, giugno, luglio, quindi con questo farete delle copertine stupende ed è il giusto peso, no, per un neonato, a parte i neonati anche per noi. Comunque, e dicevo quindi sicuramente per qualcosa di più fresco andrei tra i due bambù, andrei sul bambù soft, ovviamente colori permettendo,
e per un qualcosa, una via di mezzo, mezza stagione, eccetera, a parte le copertine che vi ho già consigliato. Tra l'altro c'è un tutorial di una mia copertina nel mio canale, e sceglierei il Bamboo Baby, quindi per la via di mezzo il Bamboo Baby. Ok, certo, ribadisco, è ovvio che questo sia più lucido di questo. Allora, però non vi ho parlato bene di questo, nel senso che non sono andata nei dettagli. Allora, anche qui ci sono 400 grammi, quindi che costano 8,48 euro, 800 euro anche no, 8,48 euro 4 di questi gomitoli, quindi con 8,48 euro vi danno 4 di questi gomitoli da 100 grammi. Ogni gomitolo contiene 60% di bambù e il 40% di poliamide, quindi immaginate la morbidezza che può avere un filato così o così, ok? Qui colori quanti ne volete, uno più bello dell'altro, e l'uncinetto più o meno consigliano sempre dal 3 al 3,5, io sì direi 3,5, decisamente 3,5. Poi l'uncinetto dipende sempre dalla vostra mano, ok? Dipende sempre dalla vostra mano. Ok, io penso che potrei mostrarvene molti altri, ma penso di avervi dato un'ampia scelta dei vari tipi di filato, dai filati acrilici ai filati più pregiati, da quelli mercerizzati ai bambù, insomma, penso di avervi dato una scelta abbastanza ampia. Spero di aver accontentato le richieste che mi avete fatto di vedere questo e quell'altro filato, e spero di non essere stata noiosa e che vi sia di ispirazione questo video per le vostre scelte dei filati. Vi auguro una buona Pasqua, spero di riuscire a inviarlo entro Pasqua, spero tanto di riuscirci, e intanto vi mando un abbraccio e al prossimo tutorial. Ciao a tutti, auguroni!